bentornati cari amici nel mio canale. Le giornate solari calde si stanno pian piano avvicinando e ho pensato di proporvi la maglia genziana con questo colore bellissimo, questo giallo che rappresenta il colore del sole e il calore anche del sole, perché è un colore molto caldo. Vi proporrò una maxi blusa che però è molto versatile, potrebbe diventare tranquillamente un abitino o appunto diventare una maxi blusa e anche un top accorciando la parte del corpetto. È un top down, questa blusa genziana io l'ho realizzata con questo filato stupendo, si chiama 1000 fili. È un cotone al 100% egiziano gasato e mercerizzato con colori solidi e quindi vi durerà questo capo nel tempo. Sono 150 grammi ogni gomitolone per una lunghezza di 460 metri. È morbidissimo, ma veramente morbido, me ne sono accorta facendo il campione, ed è della Filati Roses di Biella, quindi un prodotto nostro italiano, sicuramente è un prodotto garantito. Questi cotoni mi sono stati offerti gentilmente da il sito online Cofil Lane di Biella, con cui ho iniziato da poco una collaborazione, e mi ha anche dato l'opportunità di offrire a chi mi segue uno sconto del 10% sul totale del vostro carrello, escluse naturalmente le spese di spedizione. Basta inserire nel codice sconto il mio nome in minuscolo, quindi Rita in minuscolo, e fate una bella spesa, vi faranno anche uno sconto del 10% sui prezzi già molto concorrenziali. Allora adesso andiamo a spiegare un po' la maglia e l'occorrente prima di iniziare il tutorial. Vi metterò poi nel box informazioni il link al prodotto che ho usato e anche al sito online. Vi metterò la quantità di filato che ho utilizzato nella mia taglia. Infatti poi comunque adesso inizieremo questa maglia, una taglia di questa maglia, e a un certo punto vi farò vedere cosa misura, la misureremo insieme. Se rispecchierà le vostre misure potete fare il tutorial così proprio passo a passo, oppure vi dirò come fare per aumentare. Praticamente si inizia, essendo un top down, si può iniziare anche ad aumentare di un motivo sul collo e sulle spalle, e poi sapete che il top down si allarga man mano che proseguite, quindi potete allungarvi e man mano che vi allungate vi allargate. Io inizierò inserendo in questo top down 3 motivi traforati sul davanti, 3 motivi sul dietro e 3 motivi su ogni spalla. Per una taglia maggiore vi consiglio di aumentare di un motivo sia sul davanti che sul dietro e sia sulle spalle. Nel mio caso ho 12 motivi tra gli angolini che formano il top down, ho quindi 3 davanti, 3 dietro, 3 sono 12, sono 12 in tutto. Per una taglia maggiore vi consiglio di aumentare di 4 motivi, uno per angolazione, quindi da 12 diventeranno 16. 12, 14, 16, sì. E niente, è un punto in rilievo perché questo cotone è sottile, quindi ho optato per un punto in rilievo e spero che questo progetto vi possa piacere. Allora, per la realizzazione io ho utilizzato 3 uncinetti. Con la parte iniziale e del corpino useremo il 3. La manica mi è stata richiesta sul gruppo una maglia con la manica campana in cotone, quindi io per dare la forma campana, non eccessivamente, ma per dare un po' la forma campana, a un certo punto della manica cambierò
e farò un po' con il 3, un po' col 3,5 e un po' con il 4. Poi mi servirà una forbice, dei marcapunti e un metro da sarta. Naturalmente questo tap down inizia dalla scollatura, è una scollatura piuttosto ampia e viene eseguita facendo una serie di asoline in cui poi verrà inserito il punto traforato. Quindi facciamo il nostro nodo d'inizio. Nel mio caso, nella mia taglia, io vado a fare 56 asole. In caso voi doveste aumentare o diminuire dei motivi, ogni motivo necessita di 6 asole. Quindi facciamo il nostro nodo d'inizio, faccio 4 catenelle solo per la prima asola, carico il filo, faccio una maglia alta nella prima catenella. D'ora in poi le asole saranno di 3 catenelle, 1, 2, 3. Carico il filo, entro alla base dell'asola appena chiusa e faccio una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carico il filo, di nuovo entro sulla base dell'asola chiusa sottostante e faccio una maglia alta. 1, 2, 3. Carico il filo e continuate così a lavorare queste asoline. Dovete fare 56 asoline. Per una taglia maggiore potete aumentare solo di un motivo davanti e un motivo dietro, quindi aggiungendo 12 e arrivando a 68 asole. Poi se si va su una taglia, insomma, una 52, 54, così vi consiglio anche di aumentare un altro motivo per spalla. Ci vediamo quando ho finito le 56 asoline. Ho fatto le 56 asoline. Ora prendiamo bene la nostra catena, la facciamo passare tra le dita bella diritta e chiudiamo con una mezza maglia bassa nella prima. Ecco, chiuso la prima asola con una mezza maglia bassa. Partiamo con il primo giro del nostro motivo traforato e del nostro top down. Entro nel primo anello, nella prima asola, esco con una mezza maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nella prima asola e faccio un'altra maglia alta, una catenella di separazione, nella stessa asola vado a fare altre 2 maglie alte. Questo già è l'angolo del nostro top down. Una catenella, entro nell'altra asola e faccio una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, carico il filo, entro nell'asola successiva, maglia alta, una catenella, carico il filo, entro nell'asola successiva, una maglia alta, carico il filo, una catenella, scusate, carico il filo, entro nell'asola successiva, una maglia alta, una catenella, entro nell'asola successiva, una maglia alta, una catenella,
entro nell'asola successiva una maglia alta. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, una in ogni asola, separate da una catenella. Ora andiamo a fare ancora il V piccolo. Quindi una catenella, nell'asola seguente facciamo il punto V piccolo, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. In ogni V piccolo andrà inserito un motivo. In questo lavoro vanno fatte 3 motivi tra un angolo e l'altro. Questo è il V grande che rappresenta l'angolo del top down. Quindi adesso ripetiamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta nell'asola, ripetiamo i 5 punti alti, questi qui, quindi una catenella, carico il filo, nell'asola seguente faccio una maglia alta e ne faccio 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella. Adesso facciamo il V piccolo nell'asola seguente. Quindi nell'asola seguente vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Uno, 2, abbiamo già 3 V piccoli per inserire i 3 motivi del davanti o del dietro. Faccio una catenella, nella prossima asola vado a fare l'angolo, cioè il V grande, che sarebbe questo dell'inizio. Quindi faccio 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2. Riprendiamo con la V piccola, quindi ripetiamo questo pezzettino per 4 volte. Quindi ripetiamo con la V piccola, i 5 punti alti, uno in ogni asola, e la V piccola. Se avete una taglia maggiore e avete inserito e volete inserire 4 motivi tra una V grande e l'altra, logicamente vi ritroverete di queste V piccoline, ve ne ritroverete 4 e così via, o meno o più. Quindi ripetiamo, una catenella, carico il filo, entro nell'asola successiva e faccio una V piccola, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella e ripetiamo i 5 punti alti, uno in ogni asola, separati da una catenella. Ci troviamo qui alla fine del giro per chiudere. Siamo alla fine del giro, del primo giro del top down. Faccio l'ultimo V piccolo nell'ultima asola, quindi carico il filo e faccio una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto, nella stessa asola, una catenella e mi chiudo nella catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Mi sposto con delle mezze maglie basse ed entro nella catenella del punto V, quello grande,
e faccio dentro il punto V un altro punto V uguale a quello sottostante, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una prima maglia alta, carico il filo, faccio una seconda maglia alta, una catenella nello stesso punto di base, altre 2 maglie alte, una e 2. Una catenella di separazione. Nel primo V piccolo che incontriamo andiamo a lavorare 9 maglie alte. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Carico il filo, salto il primo spazio, vado nel secondo sottostante e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, entro nello spazio seguente, una maglia alta, una catenella, carico il filo, spazio seguente, maglia alta, una catenella, carico il filo, spazio seguente, una maglia alta. Andiamo a ridurre dai 5 punti alti sottostanti, andiamo a ridurre a 4, 1, 2, 3, 4, pari a 3 spazi, carichiamo il filo, saltiamo l'ultimo spazio, entriamo nel punto V piccolo, facciamo 9 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ora ripetiamo. Carico il filo, salto uno spazio sottostante, vado nel seguente, faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta nello spazio seguente, sottostante, una catenella, maglia alta nello spazio seguente sottostante, una maglia alta, una catenella, scusate, che papere, una maglia alta nello spazio seguente. Anche qui sono 4 maglie alte e 3 spazi. Carico il filo, salto uno spazio sottostante, vado nel punto V e faccio le 9 maglie alte. Ecco i 3 motivi tra un angolo e l'altro del top down. Ora siamo sull'angolo, sul punto V doppio, sul punto V grande. Faccio qui una catenella e ripeto il V grande dentro il V grande, quindi nella catenella sottostante faccio 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e riprendiamo con le 9 maglie alte nel primo punto V doppio. Scusate, nel primo punto V, questo piccolino, non quello doppio, quello piccolino. Adesso andiamo fino alla fine del giro, ci ritroviamo qui per chiudere. Ecco, siamo al secondo giro del top down, abbiamo preso la forma quadrata al nostro collo. Volevo farvi vedere com'è bello il punto. Ora, aspetta, vi do anche una misura così vi regolate un po'
internamente ho 18 centimetri. Adesso chiudiamo questo secondo giro, quindi facciamo una catenella e chiudiamo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia. Ci spostiamo con delle catenelle, con delle mezze maglie basse all'interno dell'angolo, nel punto V grande. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia e facciamo il punto V grande dentro al punto V grande sottostante, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Questo è il terzo giro. 1, 2 e 3, una catenella e partiamo a fare la nostra rosa, il nostro fiore in rilievo. Quindi carico il filo, facciamo il rilievo. Come si fa a fare il rilievo? Si abbraccia la maglia alta sottostante, è semplicissimo, e si fa una maglia alta. Carico il filo, entro tra una maglia e l'altra e faccio un punto rilievo. Lo rifacciamo. Ne faccio un altro, quindi 3 maglie alte in rilievo sulle maglie alte sottostanti. Ora separo con una catenella, faccio altre 3, una, due, e 3. Una catenella, ripeto le ultime 3 in rilievo, una, 2 e 3. Quindi delle 6 maglie alte che avevamo sottostante le dividiamo in 3, 3 e 3 divise da una catenella. 3 maglie alte in rilievo, una catenella, 3 maglie alte in rilievo, una catenella, 3 maglie alte in rilievo, una catenella. Ora carichiamo il filo, passiamo direttamente nell'arco seguente, quindi andiamo a ridurre di un altro quadrato, quindi saltiamo il primo, andiamo nel seguente, una catenella, maglia alta nel seguente quadrato, una catenella, maglia alta nel seguente quadrato, per 3 maglie alte, quindi abbiamo ridotto ancora da 5 che siamo partiti sotto, dopo il secondo giro erano 4, adesso siamo a 3 maglie alte e 2 spazi. Carico il filo, salto lo spazio, vado sull'arco e comincio a fare il lavoro di prima, quindi prendo la maglia in rilievo abbracciandola da dietro e faccio 3 in rilievo, 3 maglie alte in rilievo, nella seconda c'è proprio da abbracciarla per fare rilievo. Poi facciamo la terza, carico il filo, facciamo la terza, una catenella di separazione, altre 3 centrali, una, due, e 3, una catenella, le ultime 3 sempre in rilievo, una,
2 e 3. Ripetiamo il motivo fino all'angolo. Sono sull'angolo, ho finito l'ultimo motivo in rilievo, faccio una catenella e faccio il punto V grande dentro il punto V grande sottostante, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e riprendo adesso a lavorare il secondo angolo. Sono 4, ci ritroviamo qui alla fine del giro per proseguire con il quarto giro. Siamo alla fine del terzo giro, faccio una catenella, mi chiudo nella terza catenella della prima maglia del giro, mi sposto all'interno del punto V con alcune mezze maglie basse, entro nella catenella del punto V dell'angolo, faccio una maglia bassa, 2 catenelle e rifaccio il mio punto V doppio grande dentro al punto V grande sottostante, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Questo è l'angolo del top down. Una catenella di separazione. Ora sono sulle maglie in rilievo, alte in rilievo, quindi vado a fare, carico il filo, faccio sempre la maglia alta in rilievo abbracciando la maglia alta in rilievo sottostante, quindi 1, carico il filo, faccio la seconda, carico il filo e faccio la terza. Dove c'è la catenella di separazione del giro sottostante, vado a fare una catenella, una maglia alta e una catenella. Riprendo con le 3 maglie alte in rilievo sopra le 3 maglie alte in rilievo sottostanti. 1, 2 e 3. Qui abbiamo l'altra catenella, quindi faccio una catenella, una maglia alta nella catenella sottostante, una catenella e finisco la mia rosa con altre 3 maglie alte in rilievo sulle maglie alte in rilievo sottostanti. 1, 2 e 3. Carico il filo, salto uno spazio, vado nel seguente, faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, spazio seguente, maglia alta e qui abbiamo ridotto ancora, quindi siamo partiti con 5 maglie alte, 4, 3 e 2 e uno spazio solamente. Carico il filo e riprendo la lavorazione della rosa, quindi 3 maglie in rilievo sulle 3 maglie alte in rilievo sottostanti, una catenella, una maglia alta nella catenella sottostante dove c'era lo spazio di questa catenellina, una catenella e così via. Adesso non si vede molto, ma quando sarà finita il rilievo emergerà dal sotto del lavoro. Finite questo quarto giro, 1, 2, 3, 4, quarto giro del top down, ci vediamo qui alla fine per fare il quinto giro.
Siamo alla fine del quarto giro del top down. Faccio la catenella e chiudo sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta, la chiudo con una mezza maglia bassa. E la facciamo meglio. Ecco qua. Adesso facciamo il quinto giro, ancora camminiamo fino alla catenella centrale dell'angolo e rifacciamo il punto V grande, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nella catenella sottostante del punto V grande sottostante, una catenella di separazione. Allora adesso andiamo a chiudere le prime 3 maglie in rilievo insieme, quindi carico il filo, entro, braccio la maglia in rilievo e chiudo 1, carico il filo, entro nella seconda, abbraccio e chiudo 2, carico il filo, entro nella terza, abbraccio, chiudo 3 e chiudo tutto insieme. Una catenella, carico il filo, entro nel primo archetto che si è formato tra un petalo e l'altro sottostante e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, entro nel secondo, una catenella, le 3 maglie centrali le vado a lavorare in rilievo ma non le chiudo, quindi separatamente. 1, andremo a chiuderle nel giro dopo seguente, 2 e 3. Una catenella, carico il filo, maglia alta nel primo archetto tra un petalo e l'altro, una catenella, carico il filo, seconda maglia alta nel secondo arco tra un petalo e l'altro, una catenella, carico il filo e vado a fare in rilievo chiuse insieme le 3 maglie rimanenti, quindi chiudo 1, carico il filo, chiudo 2, carico il filo, chiudo 3, chiudo tutto, carico il filo, vado a fare una maglia alta singola nell'archetto che praticamente è rimasto 1, perché 1 è da saltare, 1 si fa la maglia alta, però qua serviva la catenella, scusatemi perché prima non la facevamo, però qui serve perché abbiamo chiuso insieme, altrimenti fa difetto. Quindi facciamo, quando abbiamo chiuso insieme le ultime 3 maglie, facciamo una catenella, ho visto adesso che serve, e una maglia alta qui nel quadratino e un'altra catenella, e ripetiamo il motivo di chiudere insieme il primo petalo. Adesso qui chiudiamo solo un gettato, maglia in rilievo, chiudiamo solo un gettato, maglia in rilievo e chiudiamo solo un gettato e poi chiudiamo tutto. Ecco qua, proseguite fino alla fine del quinto giro, ci ritroviamo qui per chiudere il giro e andare avanti col sesto. Sono arrivata alla fine del quinto giro, faccio una catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro. Ora iniziamo il sesto giro, cammino con delle mezze maglie basse e arrivo al centro del V grande, faccio altre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta,
carico il filo, rientro e faccio un'altra maglia alta, una catenella, rientro nello stesso punto di base e faccio altre 2 maglie alte, e questo è il punto V doppio grande dell'angolo. Allora, una catenella. Ora andiamo ad allargare, quindi ad aumentare di un fiore la nostra maglia. In questo spazio, prima del petalo, carichiamo il filo, entriamo e facciamo una V piccola, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, e qui c'è già l'aumento per un altro fiore. Una catenella, carico il filo, salto lo spazio vicino al petalo, vado nel seguente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, entro nello spazio successivo e faccio una maglia alta, una catenella. Ora andiamo a chiudere insieme le 3 maglie centrali, carico il filo, abbraccio la maglia, chiudo 1, carico il filo, abbraccio la maglia, chiudo 2, carico il filo, abbraccio la terza maglia, chiudo 3, chiudo tutto, una catenella, carico il filo, maglia alta nell'arco vicino al petalo, una catenella, carico il filo, maglia alta nell'arco successivo, una catenella. Da qui andiamo direttamente a fare un punto V piccolo sull'unica maglia alta che era rimasta nel giro precedente, quella tra i 2 fiori. Quindi carico il filo, entro in questa maglia alta, faccio un punto V piccolo, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto uno spazio, salto il petalo, salto il primo spazio vicino al petalo, nel secondo maglia alta, una catenella, carico il filo, spazio successivo, una maglia alta, una catenella, vado a chiudere le 3 maglie centrali, siamo già sull'altro fiore, le 3 maglie centrali insieme in rilievo, 2, 3 e così via. Questo è il sesto giro. Dal giro seguente, comunque lo faremo insieme, ricominceremo praticamente qui in questa V semplice, siamo al primo giro del top down, siamo qui, quindi si ricomincerà a fare il fiore. Nel prossimo giro andremo a fare le 9 maglie alte dentro ai punti V piccoli, però vedete che il fiore non viene un fiore sopra l'altro, ma vengono a zigzag. Finite il giro in questo modo, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Naturalmente ci sarà da aumentare di un altro fiore anche, adesso qua siamo all'inizio del giro, abbiamo fatto questo punto V semplice in più nello spazio che c'era, siamo arrivati al primo angolo, anche qui una volta fatto il lavoro sul fiore facciamo la catenella e in quello spazio qui che c'è tra l'ultimo petalo e il V grande dell'angolo, in questo spazio andiamo a fare un V piccolo, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, dove verrà anche qui aumentato e inserito un altro fiore, quindi una catenella, e facciamo adesso il nostro solito V grande dentro il V grande sottostante, quindi 2 maglie alte,
una catenella, 2 maglie alte e riprendiamo a lavorare nell'altro lato, quindi una catenella e ripartiamo facendo anche qui un altro aumento, quindi in questo spazio tra l'angolo e il primo petalo, questo spazio va fatto un aumento, quindi una catenella, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, quindi un V piccolo, e poi si riparte ancora come nell'altro lato, quindi i 2 aumenti per aumentare di un fiore andranno fatti parte e l'altra dell'angolo del top down, vedete, e poi si riparte facendo una catenella, saltiamo il petalo, saltiamo il primo arco, nel secondo andiamo a fare una maglia alta, una catenella, nell'arco successivo una maglia alta, una catenella, chiudiamo il petalo che non avevamo chiuso prima e via così. Sono alla fine del sesto giro, faccio l'ultimo aumento per il fiore, una catenella, carico il filo, entro nello spazio tra il petalo e il motivo d'angolo e faccio un V piccolo, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Faccio una catenella e mi chiudo nella prima maglia del giro con una mezza maglia bassa. Ora da qua dobbiamo cominciare a ripetere i nostri motivi e inizieremo dal secondo giro che abbiamo eseguito, che è quello delle 9 maglie alte nell'archetto. Mi sposto all'interno del punto V grande e faccio un altro motivo V grande, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2, una catenella. In questo punto V andiamo a fare le 9 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Carico il filo, salto il primo arco, vado nel secondo e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nell'arco successivo, una catenella, carico il filo, maglia alta nell'arco successivo dopo del petalo, una catenella, carico il filo, ultima maglia alta nell'arco successivo e sono 4 maglie alte. Da qui carico il filo, passo direttamente nel punto V piccolo e faccio le 9 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ecco, questo è il motivo del nostro top down. E se io lo piego vedo già la forma della maglia. In questo modo andremo ad allungarci e man mano che ci allunghiamo si allargheranno sia la maglia che
quello che poi andrà ad essere la nostra manica. Quindi voi continuate con questa lavorazione fino a che avete raggiunto la misura del vostro seno, della circonferenza seno. Io adesso vado avanti anch'io e poi vi dirò io dove mi sono fermata, a che giro mi sono fermata e che larghezza ho raggiunto. Ecco, io ho proseguito con il top down, sono arrivata alla mia misura della circonferenza seno che mi serve e quindi mi sono fermata a 14 giri. 14 giri mi danno circa 40 centimetri, quindi 80, perché è solo metà, no? Questa parte che ho misurato. Tenete presente che adesso quando andremo a unire le due parti, nel punto di unione verrà aumentato un motivo e quindi questi 40 centimetri diventeranno un pochettino di più, dopo andremo a misurare quando ci allungheremo con il corpetto. Eventualmente vi servano delle misure più grandi. Allora io qui ho fatto 1, 2, quasi tre motivi e mi sono fermata per la suddivisione al terzo giro di questo bel ventaglio, di questo fiore. Potete aumentare di un motivo in più, quindi vi allungate, fate 3 motivi completi e partite con il quarto e vi fermate al terzo giro del quarto motivo, perché la suddivisione, l'unione adesso delle due parti va fatta comunque sempre dopo il terzo giro, cioè sul quarto giro del fiore, di questo ventaglio. Adesso io prendo un angolo dove mi sono fermata col 14° giro. Cosa faremo adesso? Faremo mezzo motivo, cioè questo qui, questo piccolo, io l'ho chiamato punto V grande, lo lavoreremo per metà perché l'altra metà andrà lavorata quando uniamo con l'altra parte. Quindi entriamo, ci spostiamo con delle mezze maglie basse all'interno di questo punto V nella catenella e poi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e faccio un'altra maglia alta nello stesso punto e poi proseguo e lascio in sospeso questo mezzo motivo. Ora proseguiamo con la lavorazione, con la solita lavorazione fino all'altro angolo, quindi carico il filo, vado a chiudere il primo petalo, quindi farò 3 maglie chiuse insieme in rilievo, quindi lascio sul filo una, chiudo metà la seconda, carico il filo, entro in rilievo nella terza, chiudo metà e chiudo tutto, una catenella, carico il filo, entro nel primo spazio tra un petalo e l'altro, faccio una maglia alta, una catenella, entro nel secondo spazio, faccio una maglia alta, una catenella, il petalo centrale lo mantengo così, non lo chiudo insieme, quindi faccio le 3 maglie in rilievo, maglie alte in rilievo sulle maglie alte in rilievo. Comunque insomma mi proseguite questo motivo e ci vediamo all'altro angolo, che così uniremo le due parti. Allora ho iniziato con un mezzo motivo nel primo angolo, ho fatto tutto un lato, sono arrivata all'altro angolo. Ora andiamo ad unire il davanti col dietro. Facciamo una catenella, questo è l'angolo, carico il filo, nella catenella vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Faccio una catenella di separazione,
prendo l'altro angolo successivo, carico il filo, entro nella catenella nell'angolo e vado a fare altre 2 maglie alte. Quindi abbiamo fatto un mezzo motivo su un angolo e mezzo motivo sull'altro, diviso da una catenella. A questo punto si è creato la manica. Ora proseguiamo nello stesso modo, lavorando normalmente. Quindi faccio una catenella e parto sul fiore, quindi salto questa parte qui e inizio sul fiore a fare le maglie a rilievo chiuse insieme. Ci vediamo alla fine sull'altro angolo per chiudere anche l'altra manica. Sono alla fine dell'altro angolo, sono arrivata all'altro angolo, faccio una catenella, carico il filo, entro nella catenella dell'angolo del punto V grande e faccio 2 maglie alte nello stesso punto. Poi vado a prendere l'altro angolo dove c'è già le altre 2 maglie alte e mi chiudo nella terza catenella con una maglia bassa. Ora partiamo con la circonferenza. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, rientro nella maglia bassa, oppure possiamo anche rientrare dentro proprio così e faccio una maglia alta. Questo è un punto V piccolo, lo faremo anche dall'altra parte e poi vi faccio vedere, dove andrà inserito un altro di questi fiori, di questi ventagli. Vedete, questo è questo praticamente, questo qui. Da qui faccio una catenella, salto le due maglie alte, salto lo spazio, salto il primo petalo e lo spazio seguente, carico il filo, vado a fare una maglia alta nello spazio seguente, una catenella, carico il filo, maglia alta nello spazio seguente, una catenella. Ora andiamo a chiudere insieme in rilievo il petalo centrale del fiore. Quindi ripetiamo i giri come prima. Quindi carico il filo, chiudo 1, carico il filo, chiudo 2, carico il filo, chiudo 3 e chiudo tutto. Quindi andiamo a ripetere il giro che già conoscete, l'abbiamo già fatto. Ora faccio una catenella e vado a fare il punto V sulla maglia alta che è rimasta singola, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. Arrivate qui che vi faccio vedere dove c'è l'altra manichina, anche qui come fare. Proseguite con lo stesso punto. Sono arrivata all'altra manichina, sull'ultimo fiore faccio una catenella e vado direttamente a lavorare un punto V piccolo
in questo spazio della manichina, quindi carico il filo, entro nello spazio, faccio una maglia alta, 2 catenelle, di nuovo una maglia alta nello stesso punto e proseguo dall'altra parte fino alla fine del giro, quindi una catenella, carico il filo, salto le 2 maglie alte, salto lo spazio, le maglie chiuse insieme, un altro spazio e vado nello spazio seguente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nello spazio successivo e così via. Il solito giro. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, sono allo scalfo, faccio una catenella e mi chiudo, questo è il punto V che avevamo creato, mi chiudo nella terza catenella con una mezza maglia bassa. Ora entro con un'altra mezza maglia bassa nell'archettino, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e dentro questo punto V piccolo vado a fare altre 8 maglie alte che con la catenella d'inizio diventano 9, 3, quindi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi siamo andati a creare un ulteriore fiore. Vedete, qui c'è la manica e ora proseguiamo normalmente con la lavorazione del motivo. Carichiamo il filo, entriamo, questo lo saltiamo, questo spazio, entriamo nello spazio seguente, che è il primo quadratino che troviamo, e facciamo una maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nel secondo spazio, una catenella, carico il filo, salto il petalo chiuso, vado nello spazio seguente, una catenella, carico il filo, maglia alta nello spazio seguente, carico il filo, da qui andiamo direttamente sul punto V successivo per fare le 9 maglie alte, 1, 2, 3 e così via. Ci troviamo sull'altro scalfo e vi faccio vedere come proseguire. Sono sull'altro scalfo della la seconda manichina, faccio una catenella di separazione, carico il filo, entro nel punto V dello scalfo e faccio le mie 9 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Una catenella di separazione qui sul lato non c'è, in questo punto qui, però dove c'è la manica lo facciamo solo una catenella nelle due maniche, nei due scalfi. Quindi carico il filo, salto, riprendo insomma come prima, salto il primo spazio, vado nel secondo e faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello spazio successivo e finiamo il giro e poi ci vediamo alla fine per vedere come chiudere.
sono alla fine del giro, faccio una catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Adesso proseguendo, quando sarete con la fine del giro in una posizione diversa, perché comunque il motivo si sviluppa a zigzag, vi potrete spostare con delle mezze maglie basse fino a raggiungere la posizione giusta per iniziare. In questo caso iniziamo direttamente sul fiore e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi le altre, la prima non succede niente, non si vede, dalla seconda iniziamo a fare il rilievo, quindi faremo la seconda rilievo e la terza rilievo, una catenella di separazione e via così come il giro solito. Andrete avanti in questo modo. Quando sarete qui chiuderete con la mezza maglia bassa e proseguirete il lavoro in tondo, lavorando in tondo. Adesso vediamo un po'. Qui c'è il nostro corpetto. Qui ci sono le maniche. Adesso io proseguirò, scenderò col motivo per raggiungere la lunghezza che vuole mia figlia. Lei la vuole un po' cortina, lo sapete, gli piacciono le cose un po' da ragazzina. Insomma, poi voi guardate, qua ci può venire anche un bel vestito, in base a come vi allungate potete fare quello che volete. Poi penso che in fondo faremo un bordino, adesso non sono ancora sicura, si sviluppa pian piano, i miei lavori si sviluppano pian piano. Niente, adesso io vado avanti, andate avanti anche voi un po' con il motivo, ci vediamo più avanti, insomma, fra un po'. Ecco ragazzi, io sono arrivata alla lunghezza che voleva mia figlia della maglietta, però vi dico una cosa, mi raccomando che io mi sono fermata, cioè questa maglia è molto piccola, io mi sono fermata qui prima di cominciare a lavorare in tondo per la parte del corpetto, mi sono fermata prima della fine del terzo motivo, 1, 2 e 3, prima di suddividere la parte del corpetto e cominciare a lavorare in tondo. Per delle taglie maggiori quindi vi allungherete di altri motivi finché in questa posizione qua dove abbiamo gli angoli avete raggiunto, lavorando in questo senso, la larghezza desiderata della vostra misura. Ecco, io ho lavorato in tutto partendo dallo scollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché lo ricontiamo bene, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ho ripetuto 7 volte il motivo, questo motivo. Vedete com'è bello? Dopo, quando è indossato con la pelle, si vede bene la lavorazione. Mi sono fermata quindi al settimo motivo e dove c'è la lavorazione del punto V piccolo, vedete qua e qui, dove si dovrebbe ripartire lavorando le 9 maglie alte dentro al V piccolo. Adesso io vi do 2 misure della mia maglietta, che potete averle utilizzando
lo stesso mio filato e avendo eseguito passo passo proprio le mie spiegazioni. Allora, la mia maglia misura circa 40 centimetri, 38-40 centimetri, ed è lunga dalla spalla, contando dalla spalla, è lunga 41. Perché ora andremo a lavorare un ulteriore motivo completo, lavorato in un modo un po' differente, per fare la bordura alla maglia. Però questo motivo andrà ad allungare la maglia di almeno circa 5 centimetri. Mia figlia voleva una magliettina appena insomma in vita o che accarezzasse la vita, e quindi mi sono fermata a 7, erano 7, no, avevamo contato 7 motivi ripetuti. Però capisco che questa sia una magliettina da ragazzina, che sia una magliettina molto corta, quindi in caso voleste avere una maglia classica, semplicemente vi allungherete aumentando di questo motivo, aumentando fino a che volete voi, e potete anche arrivare a fare un vestitino, perché sarebbe veramente molto bello con questo punto rilievo. Adesso io vi faccio vedere allora fare l'ultimo motivo, che è differente e che dà un po' più di forma a ventaglio alla maglietta. Ecco, come vi ho detto prima, mi sono fermata dove ci sono i punti V, dove si dovrebbe ripartire con il motivo. Ora entriamo nel punto V con una maglia bassa, facciamo altre 2 catenelle che sostituiscono in tutto la prima maglia alta, e dentro ad ogni punto V piccolo andiamo a fare, invece di fare 9 maglie alte come abbiamo fatto precedentemente, ne faremo 10. Adesso qui la prima è già sostituita da queste catenelle, vado a farne altre 9, però in tutto, in ogni punto V piccolo andremo a fare 10 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carico il filo, salto un arco, nel seguente maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, nell'arco seguente una maglia alta, una catenella, sorpasso le maglie chiuse insieme, vado nell'arco successivo e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nell'arco successivo, e siamo già sull'altro punto V. Carico il filo, salto un arco, vado nel punto V piccolo e faccio 10 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Carico il filo, salto il primo arco, nel secondo maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nell'arco seguente, una catenella, sorpasso le maglie chiuse insieme, carico il filo, una maglia alta nell'altro seguente, una catenella, maglia alta nell'arco seguente, e così via.
e siamo già di nuovo saltando questo arco per fare le 10 maglie alte nel punto V piccolo. Finite così il giro, ci troviamo qui per continuare. Sono alla fine del giro, mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora facciamo il secondo giro del bordo. Adesso di maglie in rilievo non sono più da fare. Il bordo andrà fatto con maglie semplici, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e vado a fare 10 maglie alte sulle 10 maglie alte sottostanti, quindi una maglia alta ogni maglia alta sottostante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Carico il filo, salto questo primo arco, nel secondo maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta nell'arco seguente, una catenella, maglia alta nell'arco seguente, per un totale di 3 maglie alte e 2 spazi. Carico il filo, salto questo spazio, vado a fare le 10 maglie alte sulle 10 maglie alte sottostanti. Questo è il secondo giro, continuate così tutto il giro, ci ritroviamo qui per chiudere. Siamo alla fine del secondo giro del bordo del fondo della maglia. Mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro. Terzo giro del bordo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Faccio una seconda maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, carico il filo, maglia alta sulla maglia sottostante seguente, una catenella, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella, carico il filo, faccio le ultime 2 maglie alte sulle maglie alte sottostanti seguenti. Quindi su questo ventaglio di 10 maglie alte andremo a fare ogni 2 maglie alte una catenella, 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 2 maglie alte, poi una catenella di separazione e andiamo a fare una maglia alta non nel primo spazio, nel secondo, una catenella, seconda maglia alta nel secondo spazio seguente, una maglia alta e riprendiamo la lavorazione sul ventaglio. Praticamente stiamo anche qui riducendo ogni giro di un quadratino e di una maglia alta. Quindi riprendiamo caricando il filo, entrando, non lavoriamo questo arco, entriamo nella prima maglia alta del ventaglio e ricominciamo facendo 2 maglie alte,
una catenella senza saltare niente, carico il filo, maglia e 2 maglie alte successive e rifacciamo il lavoro che abbiamo fatto qui. Finiamo il giro in questo modo, con questa lavorazione. Ci ritroviamo qui per fare il quarto ed ultimo giro che termina la nostra maglia. Siamo alla fine del giro, faccio una catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ora facciamo l'ultimo giro della maglia e quindi l'ultimo giro del bordo. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, una maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, carico il filo, una maglia alta dove c'era la catenella sottostante, un pipiolino, 1, 2, 3, entro sull'ultima maglia alta e chiudo con una maglia bassa, carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia alta sottostante, maglia alta nella maglia alta sottostante seguente, maglia alta nella catenella, dentro la catenella, e qui un secondo pippiolino, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro sulla base della terza maglia, chiudo con una maglia bassa, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, maglia alta nella catenella, un altro pippiolino, quindi 3 catenelle, chiudiamo sulla base della maglia con una maglia bassa, una maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, una maglia alta nella maglia alta seguente, una maglia alta nella catenella, un pippiolino, lo chiudo con una maglia bassa, nelle ultime 2 maglie alte del ventaglio andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2 sull'ultima. Ecco, questa è la lavorazione ultima che va fatta sul ventaglio, l'ultimo giro. Poi carichiamo il filo, entriamo, saltiamo un arco, entriamo nel secondo, che è quello centrale, facciamo una maglia bassa e poi riprendiamo la lavorazione sull'altro ventaglio come abbiamo appena eseguito. Quando arriviamo qui alla fine del giro, chiudiamo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta, e il fondo della nostra maglia è finito. Adesso cominceremo a fare la finitura al collo, poi c'è da chiudere leggermente un pezzettino sotto ascella e poi faremo le maniche. Allora, il passaggio successivo alla finitura della maglia del bordo in fondo è di chiudere un pochettino sotto dove c'è l'ascella allo scalfo manica. Io avevo detto all'inizio che non mi sarebbe servito l'ago da lana, però mi serve insomma un attimino per cucire questo pezzettino. Allora, qui è lo scalfo manica, qui c'è, vedete che c'è dove viene fatto l'angolo, no? del top down. Quindi dobbiamo cucire praticamente quel pezzettino qua che va sia parte l'altra, che va da dove abbiamo unito le parti fino, passando per questo che era prima l'angolo, dovrò cucire fino all'inizio qui questo è il ventaglio al rovescio, perché sono sul rovescio, all'inizio qui del ventaglio. Quindi metterò l'ago qui all'inizio, il primo punto del ventaglio, e lo metterò anche dall'altra parte. Stiamo attenti, bene, eccolo qui,
questo è il primo punto, lo metterò dentro in questo punto qui, passerò 2 volte o 3 per fermare bene il filo. Stiamo cucendo a rovescio, passiamo un'altra volta, sicurezza, ecco qui, e andrò a cucire questo piccolissimo, vedete, questo foro, combaciando le parti leggermente, prendendo la catenella esterna, andrò a cucire delicatamente le 2 parti. Questo lo dovete fare naturalmente su tutte e 2 le maniche, su tutti e 2 gli scalfi, molto delicatamente, è un attimo, perché dobbiamo stringere un po' il giro, perché la manica, per dare l'effetto a campana, partiamo da una manica un pochettino più stretta per poi allargarci sul fondo, cambiando di uncinetto senza fare aumenti, che altrimenti se già partiamo con una manica eccessivamente larga, insomma, dopo è troppo. Ecco, guardate, ho già fatto un pezzettino, ho già fatto una cucitura. Ora fermo benissimo il mio filo, taglio le codine e vado a fare sempre sul rovescio l'altra parte, l'altra sottoscella. Poi riportiamo il nostro lavoro sul dritto e cominciamo a rifinire lo scollo, il bordo, insomma facciamo un bordino allo scollo. Ecco, volevo farvi vedere il fondo della maglia, come viene rifinito, e anche farvi vedere il motivo, perché è molto bello. Ok, adesso andiamo a rifinire fare un piccolo bordino qui sullo scollo. Prendiamo il filo, facciamo un nodo d'inizio, carichiamo il nodo d'inizio sull'uncinetto. Ecco, io parto qui dove c'è il filo di partenza, così poi le lego bene stretti insieme per fermarli. Ora entriamo, vi ricordate che abbiamo fatto queste asoline, no? Per cominciare il top down, quindi entriamo in queste asoline, usciamo, facciamo una maglia bassa e una catenella, carico il filo, vado a fare una mezza maglia alta nello stesso punto, nella stessa asola. Quindi in ogni asolina d'inizio andiamo a fare 2 mezze maglie alte. Tra 2 mezze maglie alte di un'asola e l'altra ci facciamo un pipiolino, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, entriamo alla base della maglia, della mezza maglia alta, e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Stavolta carico il filo, entro nell'asola successiva, vado a fare 2 mezze maglie alte, 1 e 2, magari cerchiamo di tenere un po' il filo sostenuto, così lo scollo risulta più sostenuto. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro alla base della mezza maglia alta, esco e chiudo con una mezza maglia bassa, carico il filo, vado nell'asola successiva e faccio 2 mezze maglie alte, 1 e 2, e di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e chiudo il pipiolino con una mezza maglia bassa sulla base della mezza maglia alta. Di nuovo carico il filo
entro nell'asola successiva, vado a fare 2 mezze maglie alte e così via. Vi finite lo scollo in questo modo, poi chiudete il giro con una mezza maglia bassa nella prima catenella. Ok, adesso iniziamo con le maniche. Io adesso ne confezionerò una, così poi la seconda ve la spiegherò bene. A dopo. Ecco ragazze, volevo farvi una panoramica di come è bello questo punto di questa maglia. Prima di iniziare le maniche vi do una piccola spiegazione. Vedete, guardate, qua c'è il bordo delizioso. Vi do una piccola spiegazione per quanto riguarda la costruzione della manica. Qui finiva il top down. Mi sono attaccata contando ogni maglia, poi vi farò vedere ogni maglia. Ho contato ogni maglia del giro, dell'ultimo giro del top down, poi vi faccio vedere in che modo contarle, e mi dava 87 centimetri. Questo lo dovete sentire perché in caso avete una taglia maggiore vi ritroverete col giro con più maglie. Questo punto che io ho utilizzato, che è un punto carinissimo, molto leggero, che ho utilizzato per la manica, è un multiplo di 7. Quindi io ho diviso 87 per 7, ma non era divisibile. Ho dovuto togliere 3 maglie per arrivare a 84, che era divisibile per 7 e mi dava 12 motivi. Quindi nel diciamo fare le maglie, il primo giro del punto traforato, io ho saltato 3 maglie del punto del top down. Quindi anche voi, quando avete la vostra misura del vostro giro, contate le maglie che dovete caricare per iniziare il punto traforato, il secondo, e in base al numero che vi dà aumentate o togliete di qualche maglia. Importante che sia divisibile per 7. Questo è un punto facilissimo, formato da 2 giri. Potete fermarvi anche facendo solamente i primi 2 giri, lasciando la manichina proprio cortissima, oppure facendo qualche giro in più, facendo la manichina corta, 3/4 e lunga, come volete. Io non ho fatto nessun aumento, gli stessi giri che ho, gli stessi numero di punti che avevo qui li ho anche in fondo, però vedete che esclusivamente cambiando il numero di uncinetto la manica è scesa a campana. Io ho messo dei marcapunti, ho praticamente cambiato uncinetto, sono partita col 3, a 14 giri pari a 7 motivi, ho messo un marcapunti, ho cambiato uncinetto, quindi dal 3 sono passata al 3,5, uguale ho fatto dopo altri 14 giri pari a 7 motivi, ho messo l'altro marcapunti e ho cambiato ancora uncinetto usando il 4 e sono arrivata col 4 alla mia lunghezza che mi serviva per la mia manica, e questa logicamente io ne ho messi altri 6 giri, ma questo dipende dalla lunghezza del vostro braccio e da come comunque volete la vostra manica. Il fondo, questo punto, facendo il secondo giro, risulta già rifinito ed è veramente molto molto bella. L'ho fatta così traforata perché il punto del top down è piuttosto, è un po' pesantino perché è doppio, è in rilievo. Per alleggerire un po' la maglietta ho fatto questa manica così traforata. Niente, spero di essere stata chiara. Ora andiamo insieme a montare i punti per cominciare la manica. Questo è il giro manica. Qui avevamo fatto quella piccola cucitura per stringere un po' la circonferenza. Per calcolare quanti multipli del nostro punto
ci stanno sul nostro giro, c'è da contare. Se vi ricordate, vi ho fatto cucire fino all'inizio dei 2 ventagli, parte l'altra, quindi noi ci attaccheremo sulla prima maglia del primo ventaglio e faremo un giro di mezze maglie alte. Però prima contiamo quante maglie alte abbiamo. Quindi si andranno a contare 1, 2, 3 sulle le 3 maglie alte. Una maglia l'andremo a fare in questa catenella. Faccio vedere con l'uncinetto. Allora, 1, 2 e 3 maglie. Una maglia sarà qui inserita nell'arco di una catenella, una maglia sulla maglia alta, una mezza maglia alta nell'altro arco di catenelle, 3 maglie alte sulle 3 maglie alte, una maglia alta, mezza maglia alta qui nell'arco di catenelle, un'altra sulla maglia alta, un'altra nell'arco di catenelle e le altre 3 sulle 3 maglie alte per quanto riguarda il ventaglietto. Qui dove c'è il quadratino di divisione andremo a fare, qui la catenella non c'è, quindi andremo a fare una mezza maglia alta sulla maglia alta, una mezza maglia alta nel quadratino e una mezza maglia alta sulla maglia alta, e poi riprenderemo sul ventaglio. Quindi voi mi dovete contare tutte queste, prima di iniziare, queste mezze maglie alte che si verrebbero a creare, e vedere il multiplo di 7 quante volte ci sta. Se avete più maglie, perché io ho una taglia molto piccola, perché mia figlia porta una taglia molto piccola, in caso di una taglia grande o di una taglia superiore naturalmente il giro sarà più grande. Quindi io vi faccio l'esempio, contando in questo modo, avevo 87 mezze maglie alte da fare, però 87 non è divisibile per 7, divisibile è 84, che mi dà 12 motivi, quindi io nel mio giro devo eliminare 3 maglie, quindi io andrò a saltare in 3 punti diversi, in modo di dividerli omogeneamente, andrò a saltare 3 maglie alte. Quindi voi andrete o ad aggiungere o a saltare le maglie in eccesso, dividendo la vostra quantità di mezze maglie alte del giro per 7. Spero di essere stata chiara. Quindi adesso ci andremo ad attaccare qui nel primo punto del ventaglio. Poi logicamente, se nella vostra suddivisione vi ritrovate con 2 maglie in più, le andate a togliere. Se ve ne ritrovate 5 o 6, le andate ad aggiungere. Cioè, per arrivare a 7 dovete calcolare un po', ecco, qual è la migliore soluzione. Allora, io adesso ho fatto il nodo d'inizio, l'ho messo sull'uncinetto, mi vado a attaccare qui nella prima maglia alta del ventaglio, sotto ascella, dove c'è la cucitura, esco con una maglia bassa e vado a fare una catenella, che queste due cose sostituiscono la prima mezza maglia alta. Quindi adesso io andrò a fare una mezza maglia alta, come vi ho detto, su ogni maglia sottostante o ad ogni archetto di una catenella sottostante. Qua abbiamo l'archetto, vado a fare dentro l'archetto una sulla maglia alta sottostante, tutte mezze maglie alte dobbiamo fare, una nell'archetto di una catenella, e adesso comincio a fare le 3 del petalo, 1, 2, 3,
Questo è il giro base per inserire poi il punto traforato. Una la faccio nell'archetto, una catenella, una sulla maglia alta, adesso vi faccio vedere a fare un pezzettino, una nell'archetto, oddio, è uscito tutto, una nell'archetto, e adesso facciamo le 3 maglie alte del petalo, una mezza maglia alta su ogni delle 3 del petalo sottostanti. Ecco qua. Qui c'è la divisione tra un ventaglietto e l'altro. Qui non c'è la catenella, niente, andiamo direttamente sulla maglia alta, carico il filo, faccio la mezza maglia alta, una mezza maglia alta la andiamo a fare nell'archetto di una catenella e una mezza maglia alta sull'altra maglia alta, e poi si riprende col ventaglio. Vi faccio vedere adesso a saltare, è semplicissimo. Le maglie che dovete saltare per arrivare alla vostra divisione, al vostro punto che è divisibile per 7. Ora facciamo, io di solito le diminuisco sul petalo, quindi vado a fare il primo, carico il filo, salto quello centrale, vado a fare l'altro, tutto qui. Adesso io una l'ho già calata, le altre 2 andrò a diminuirle a metà e a 3/4. Ecco, questo è il primo giro, va fatto solamente una volta perché è la base. Quando siamo qua vi faccio vedere a chiudere e a continuare. Mi sono dimenticata, ho iniziato con l'uncinetto del numero 3, che poi andremo ad aumentare la dimensione dell'uncinetto come vi ho già spiegato. Sono alla fine del giro, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella catenella che sostituiva la prima mezza maglia alta. Ora iniziamo il motivo vero e proprio, che è formato da 2 giri diversi che si ripetono fino alla fine della manica. Senza questo giro di mezze maglie alte non deve essere più ripetuto. I prossimi 2 che vi faccio vedere devono essere ripetuti fino alla fine della manica, alternandoli e cambiando di uncinetto, come vi ho spiegato prima. Allora, ci alziamo con una catenella che sostituisce la maglia bassa e 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4 nella quinta maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto una catenella, una maglia di base, scusate, nella prossima una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie di base nella quinta maglia bassa. E di nuovo 1, 2, 3, salto una maglia di base nella prossima maglia bassa. Mi ripetete fino alla fine del giro questo motivo, ci vediamo qui per fare il secondo. Sono alla fine del primo giro del motivo traforato della manica, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, mi vado a chiudere nella prima catenella che sostituiva
la prima maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. Ecco, adesso facciamo il secondo giro del motivo. Entro con una mezza maglia bassa nell'archetto di 3 del primo archetto di 3 catenelle, chiudo, ho fatto una maglia bassa. Questa sostituisce, questa è la maglia bassa. Il primo, entriamo direttamente con la maglia bassa, così si fa meglio. Ora facciamo 3 catenelle, rientriamo nell'arco di 3 e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Rientriamo nell'arco, nello stesso punto, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo nello stesso punto, maglia bassa. Quindi in ogni archetto sottostante del giro precedente di 3 catenelle andiamo a fare maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nello stesso punto che è l'archetto sottostante di 3 catenelle, quello più piccolo. Poi andiamo a fare un'altra maglia bassa dentro l'arco grande seguente, ma vicino all'inizio, proprio all'inizio dell'arco. 4 catenelle di separazione, 3, 4, un'altra maglia bassa la andiamo a fare alla fine dell'arco, vicino alla maglia bassa sottostante. In fondo, così. Uno all'inizio e uno alla fine. Adesso entriamo in questo piccolo nell'arco di 3 catenelle e facciamo una maglia bassa e ripetiamo questa lavorazione. Quindi 3 catenelle, stesso punto, un'altra maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, rientriamo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo, maglia bassa, passiamo all'arco grande seguente di 5 catenelle, quello sottostante. All'inizio facciamo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un'altra maglia bassa alla fine ma dentro l'arco. Entriamo nell'arco di 3 catenelle seguente, una maglia bassa e ripetiamo questo motivo. Lo faccio vedere un'altra volta, aspetta che ve lo rifaccio vedere. In ogni quindi archetto di 3 catenelle, quello piccolo, va fatto il seguente lavoro: una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa. Questo va fatto in ogni archetto di 3 e si ripete di nuovo. Nell'arco grande una maglia bassa all'inizio dell'arco, 4 catenelle, 2, 3, 4, una maglia bassa alla fine dell'arco.
finiamo il giro in questo modo, ci ritroviamo alla fine del giro. Sono alla fine del secondo giro della manica, faccio le 4 catenelle, maglia bassa alla fine dell'arco grande e mi chiudo con una mezza maglia bassa dentro l'arco di 3 catenelle, il primo archettino del trifoglietto. Allora, questa è una finitura ed è un bordino. Per chi volesse fermarsi subito al top down, quindi facendo proprio un accenno di manichina, perché il top down scende un po' sulla spalla, si può fermare in questo punto, perché vedete che comunque è già finita, cioè fa come proprio finitura. E poi un'altra cosa che volevo dirvi, che se uno non ama la manica campana può confezionare questa manica senza cambiare l'uncinetto, mantenendo il numero 3 fino alla fine della manica, la manica viene diritta. Adesso vi faccio vedere a ripetere il primo giro, che saranno da ripetere questi 2 giri, questo qua delle catenelle degli archetti grandi e piccoli e quello dei trifogli. Però ora cambia, mentre prima ci siamo attaccati su un giro di mezze maglie alte, ora ci dobbiamo attaccare sul trifogli. Quindi ci alziamo con delle mezze maglie basse, ci spostiamo fino ad arrivare sull'archetto del trifoglio, quello di 5 catenelle, quello più grande, e ci spostiamo. Questo tutte le volte che iniziamo il primo giro del motivo, cioè questo qua degli archi grandi e piccoli. Ci spostiamo circa sulla metà. Poi entriamo nell'arco, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientriamo nell'arco grande di 5 con una mezza maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e passiamo direttamente, facendo un bel salto, all'altro trifoglio nella punta, quella di 5 catenelle, quella più grande, e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, rientriamo nell'arco nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, passiamo ancora sulla punta alta del trifoglio, entriamo dentro nell'arco e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa e così via. Questo è il primo giro del motivo, semplicissimo. Poi il secondo giro riprenderemo a fare i trifogli qui insomma, lo stesso giro che abbiamo appena fatto, qui dove ci sono queste 3 catenelle ricostruiremo il trifoglio e poi faremo la maglia bassa qui all'inizio dell'arco, le 4 catenelle, l'altra maglia bassa alla fine dell'arco e così via. Questo è il punto, semplicissimo punto traforato di 2 giri della manica. Dovete ripeterlo fino alla lunghezza della vostra manica, la lunghezza che vi serve. E poi anche questo capolavoro, perché secondo me è proprio un pizzo, perché anche questa manica è un po' laboriosa, è da fare semplice, però serve un po' di tempo. E spero che vi sia piaciuto questa blusa a 4 stagioni, perché si può fare, insomma, 4 stagioni, si può fare sia a manica lunga che a manica corta.
e spero di essere stata chiara. Se vi va lasciatemi un like, un mi piace e iscrivetevi al canale, così continuo con le mie creazioni. Per me è una soddisfazione e un amore che ho per il crochet, un grande amore, e così potrò continuare a portare avanti questa mia passione. Vi ringrazio tanto, un abbraccio, alla prossima.